Ciao a tutti e bentornati al Mugello. Aprilia Racers Days, come tutti gli anni, mi infilo per provare qualcuna delle novità della casa di Noale. In questo caso, a causa del lockdown, non c'è stata la presentazione della RSV4 Factory 2020. Cosa cambia? Il pacchetto è sempre lo stesso dal punto di vista meccanico, quadricilindrico AV di 65 gradi, 217 cavalli, 1100 cm3 per l'alesaggio che è arrivato a 81 mm come limite regolamentare della MotoGP, 122 Nm, ma soprattutto senza compromessi per quello che riguarda il meraviglioso pacchetto ciclistico. Telaio doppio trave in alluminio, un peso secco di 177 kg che diventano appena un pelo meno dei 200, 199 in ordine di marcia, con delle quote ciclistiche un pochino aggiornate grazie alle possibilità di regolazione che la ciclistica dell'RSV4 ha sempre offerto, per compensare l'aumento di potenza e soprattutto il grande aumento di schiena del propulsore 1100 arrivato l'anno scorso. Mancavano, dicevamo, le sospensioni semiattive, che sono quelle che probabilmente le avrebbero permesso di svettare ancora di più l'anno scorso nella nostra comparativa delle maxi sportive, che comunque per onore di cronaca l'Aprilia ha vinto. Sospensioni semiattive naturalmente sempre Öhlins, con quel sistema Smart EC 2.0 che noi conosciamo già bene e apprezziamo moltissimo, che ha già dimostrato la sua efficacia sulla tuono e che non vede l'ora di dimostrarci quanto sia valido anche qui sulla RSV4. Per cui naturalmente adesso banda alle ciance, entro in pista perché non vedo l'ora e poi dopo ci rivediamo qua fuori in pit lane per raccontarvi come va. Andiamo! Come potete vedere dalla faccia un po' stravolta dal sudore e dal fatto che ho la tuta addosso, un turno me lo sono già fatto, però il primo turno non fa mai testo, c'è da sciogliersi, c'è comunque da togliersi ancora un po' di ruggine perché il lockdown non è finito ieri, ho già girato un pochino, ma un conto è girare con delle moto medie, un conto è girare con un bombardone da 217 cavalli su una pista come quella del Mugello, dove le velocità sono un pochino diverse rispetto a quelle delle piste dove mi sono allenato, diciamo, dove ho ripreso confidenza con le moto dopo questa pausa del lockdown. Quindi in attesa di fare un altro paio di turni e di capirci qualche cosa, di riprendere il riferimento, aspettiamo che passino tutti qua sul rettilineo, di riprendere un po' i riferimenti appunto con un mostro che fa 300 all'ora sullo scollinamento. Andiamo quindi a vedere che cosa è cambiato sul modello 2020, sul Model Year 2020 della Aprilia RSV4 Factory. Andiamo! Quindi ragazzi, questa è la mia, fra virgolette, RSV4, quello che ho usato nel primo turno e quella che passo a illustrarvi. Allora, già nel lancio vi ho ricapitolato quelle che sono le caratteristiche fondamentali, non stiamo a tornarci sopra. È incredibile pensare che questa moto abbia effettivamente 10 anni, nel senso che è stata costantemente evoluta, sempre più potente, sempre più sofisticata. È stata la prima su cui ha debuttato un pacchetto elettronico veramente racing, veramente efficace su una moto sportiva, ma ripeto, è una moto che è nata 10 anni fa, anzi quasi 11, e è assolutamente incredibile pensare che sia ancora qui al vertice, al culmine prestazionale di quello che è il segmento delle super sportive maxi. Allora, la novità più rilevante, la vedete, la riconoscete istantaneamente dai tappi sulla testa di Forcella, sono le sospensioni semiattive Öhlins. Öhlins che funzionano con la stessa logica, naturalmente diversi gli algoritmi, della tuono, quindi pacchetto sospensioni full Öhlins con monoammortizzatore, naturalmente Forcella e non so se riesco a farvelo vedere, sì, ammortizzatore di sterzo, tutto gestito dalla centralina che lavora appunto con funzionalità semiattiva, quindi solo sull'idraulica, non sul precarico, nelle funzionalità che abbiamo già conosciuto sulla tuono. Adesso aspettate un attimo che cerchiamo di mettere a fuoco. Allora, qui come vedete
sto lavorando con la SC, Aprilia Suspension Control, in modalità A1, automatica nella versione 1, scusate, nella taratura 1. E naturalmente qui ho a disposizione 5 di queste modalità, possiamo avere A1, scusatemi, A2, un'altra taratura, in questo caso con le tarature pre-confezionate da Aprilia, leggermente più morbide, adatta a tracciati un pochino più accidentati e magari un po' più alla strada. A3 è ancora più morbido specificamente alla strada, e poi dopo ho la possibilità di definire 3 tarature meccaniche. La taratura meccanica naturalmente lavora, andiamoci dentro, come funzionerebbe una sospensione tradizionale, ovvero lavorando a click. Di fianco avete il riferimento del default, quindi il valore di serie preconfigurato per l'assetto, per M3, che in questo caso vedete viene indicato da Aprilia come manual road, e potete cambiare la vostra taratura a piacimento. Entrate qua e potete cambiare, come potete vedere, secondo una logica di click esattamente uguale a quella di una sospensione meccanica. Con il joystick sul blocchetto sinistro salite e scendete sulle tarature, se spingete a destra evidenziate in rosso il valore, che potete poi cambiare salendo o scendendo sempre con il joystick. In questo caso invece, se noi vogliamo lavorare con la funzionalità semiattiva, possiamo lavorare per obiettivi. Questo è, penso, il sistema, la funzionalità più utile e più rivoluzionaria, passatemi il termine, del sistema Hollins Smart EC. Questo che cosa significa? Che io in questo momento, per esempio, sto lavorando con il sistema A1. Il sistema A1 decido che non mi convince, tengo premuto il pulsante sul joystick e vado a chiedere più o meno di quelli che sono i miei obiettivi. Allora, come dicevo, io in questo caso posso decidere di cambiare, per esempio, desidero un po' più di supporto in frenata, perché nelle staccate mi sono trovato, scusate, con la moto che si muove un pochino troppo. Che cosa faccio? Aumento questo valore, oppure volendo posso anche diminuirlo per avere una forcella un pochino più morbida. In sostanza è come avere il tecnico delle sospensioni a vostra disposizione. Allora, sostanzialmente, come vi dicevo, per quello che mi riguarda, questo va a colmare l'unica lacuna che aveva la RSV4, ovvero l'essere rimasta legata delle sospensioni meccaniche, che sicuramente sono assolutamente efficaci per chi è esperto, un pilota, oppure magari ha un sospensionista di riferimento a cui chiedere consiglio ogni volta in pista, ma così siete in grado di capire quali sono, sulla base delle vostre sensazioni, capire che cosa volete andare a ottenere e cambiarlo in tempo reale, semplicemente schiacciando un paio di pulsanti. Dopo questo primo turno, per esempio, io avevo già impostato, per rientrare al prossimo, la modalità semi-automatica, scusate, semi-attiva 1, perché con la 2, per esempio, sullo stato del Mugello, particolarmente liscio, soprattutto bellissima la riasfaltatura delle Biondetti, mi sono trovato un pochino in difetto, diciamo così, come sostegno, e ho deciso di passare a un assetto più rigido. Dopo vi faccio sapere come mi sono trovato, però intanto una modifica del genere, certo, io ho il privilegio di avere i ragazzi dell'Aprilia qua che mi assistono durante questo Racers Day, ma non a tutti succede, anzi la maggior parte delle persone questa cosa non capita, e allora avere la possibilità di cambiare in automatico utilizzando il sistema software questa impostazione, ragazzi, è tantissima roba. Quindi adesso io rientro in pista, provo a sentire quale differenza c'è utilizzando la taratura A1 e poi dopo torno qua. A questo punto ci fermiamo e vi racconto che cosa è successo.
ragazzi, giornata finita, mi sono sparato 6 turni che come ripresa dell'attività su 1000 insomma cominciano ad essere probanti. Non è tanto finita la giornata, sono finito io, perché sinceramente potete immaginarvi che guidare questo aereo qui in una pista come il Mugello, insomma, anche se sei abbastanza allenato, può avere, richiede un pochino di sforzo fisico. Che cosa gli vuoi dire all'SV4 Factory? La mia prima riflessione è che è una moto, come vi ho detto prima, il cui progetto risale ancora prima. Il primo modello diciamo che è del 2009, quindi il primo progetto probabilmente, anzi quasi sicuramente, risale almeno a 2 anni prima. Una moto ancora straordinariamente attuale, che mantiene quella personalità, quel tratto distintivo che avevo descritto ai tempi della mia prima prova, come una moto che ti fa sentire in grado di fare cose che normalmente non dovresti essere in grado di poter fare come pilota di medie abilità. Questa cosa è rimasta assolutamente inalterata anche su questa RSV4 Factory del 2020, che anzi, se possibile, è diventata ancora più amichevole, ancora più sfruttabile rispetto a quei primi modelli e soprattutto rispetto alla mostruosa 1100 dell'anno scorso. Con il passaggio di cilindrata 1100 la RSV4 era diventata piuttosto impegnativa, perché la potenza, ma soprattutto la schiena, l'erogazione meravigliosa del V4 cominciavano ad essere veramente furibonde. Si esce fuori dalle curve come sparati da una fionda e constatavamo con i ragazzi che fanno gli istruttori qui ai Racers Day, quelli gestiti da Special Bike, come ormai ci siano alcune curve in cui devi cominciare la staccata quando stai ancora puntando dal lato sbagliato, tu faccia il cambio di direzione ancora con i freni in mano, perché tale e tanta è la grinta con cui il V4 di Noale ti spara fuori dalla curva precedente. L'avvento delle sospensioni semiattive, per come la vedo io, è un grande passo avanti per, come dicevo prima, un pilota di medie capacità. Questo perché, da un lato, anche se è difficile percepire l'intervento, il lavoro della centralina che adegua l'idraulica alla situazione di guida, vi trovate sempre con una moto come minimo al 90-95% della sua messa a punto ottimale. Ma soprattutto nel momento in cui vi trovate a capire che c'è qualche cosa che non va, volete cambiare qualcosa nella messa a punto, non avete bisogno delle competenze ingegneristiche di un esperto di sospensioni, ma vi basta sapere che cosa volete, chiederlo al sistema OBT e di conseguenza lui si adatta. Fra il terzo e il quarto turno ho cercato un pochino più di sostegno in staccata, ho cominciato a sciogliermi, a affondare un pochino di più le frenate, ho chiesto un po' di sostegno in staccata, e questi atteggiamenti, quel nervosismo che chi ha provato la prima RSV4 del 2009 fino al 2010 si ricorda probabilmente molto bene, è sparito magicamente. La moto rimane molto più composta in staccata e diventa anche bello giocare, perché più di tanto non potete sbagliarvi, non potete, mettiamola così, tutte le tarature hanno una conseguenza, potrebbe non essere quella che vorreste da un'altra parte, mi spiego. Date più sostegno in staccata, evidentemente avrete una moto che probabilmente rimane un pochino più alta in uscita di curva, ma non potete mettervi nei guai facendo delle modifiche che non sortiscono l'effetto voluto. Si tratta solo di capire quali sono i compromessi che vengono indotti da questa scelta. Quindi si dice che la perfezione non è di questo mondo, però vi assicuro che almeno al mio passo non ho girato come ha girato Max Biaggi, presente in pista con noi, che sulla sua X ci ha permesso di staccare un 52,4, chi conosce il Mugello capisce di che cosa sto parlando. L'ho girato di buon passo e ripeto, al mio ritmo una moto del genere rasenta quasi sicuramente la perfezione. Dovete sapere che cosa state facendo, dovete avere una buona tecnica di guida, ma se ne siete in possesso, questa è una moto che lavora con voi e non contro di noi. La sua precisione può risultare un po' impegnativa, ma se imparate a conoscerla, se imparate a guidarla come si deve, questa è una moto che veramente rasenta la perfezione. Rasentano la perfezione anche su una giornata come quella di oggi le Pirelli SC3 che abbiamo utilizzato. Slick SC3 è la mescola derivata dall'endurance, dedicata non ai piloti ma all'appassionato di track day, di prove libere in pista, al pistaiolo più vero, diciamo così. 6 turni con una temperatura rovente sono andate così bene alla mattina, così bene al pomeriggio, anche con una temperatura che i tecnici Pirelli hanno definito già quasi da SC1. L'indicatore di usura dice che di gomma ce n'è ancora, si sono consumate meravigliosamente, segno anche che l'elettronica Aprilia interviene davvero bene e quando deve, e di conseguenza ragazzi è una scelta consigliatissima a chiunque voglia cimentarsi in pista, voglia utilizzare la moto in pista con la sicurezza e il grip che solo delle Slick possono garantire.
Torniamo però all'Aprilia, che è la protagonista. Come vi dicevo, qui si rasenta alla perfezione. Ci vogliono 26.050 euro per portarvela a casa in questa versione 1100 Factory del 2020, però a questo punto è veramente davvero difficile per me fare quello che dovrebbe essere il mio mestiere, cioè trovarle un difetto. Diciamo così, come il difetto che le posso trovare, che è quello che trovo più o meno a tutte le moto di questa categoria, è che sono diventate veramente estremamente impegnative sia dal punto psicologico che dal punto di vista fisico. Se non siete molto allenati con queste temperature su una pista del genere, gestire un bombardone di 217 cavalli insomma richiede del mestiere, quindi se volete può essere l'unico difetto che riesco a trovarle è questo qui. A questo punto non mi resta che naturalmente salutarvi, invitarvi a mettere un like al video se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto mi dispiace, iscrivetevi al nostro canale per continuare a vedere video che vi parlano di moto e di tutto quello che gli ruota intorno, e se volete trovare questa bestiolina guardate un attimo il calendario degli Aprilia Racers Days, vi assicuro gestiti benissimo, per tutte le capacità, per tutte le abilità, vi regalano una giornata sugli autodromi, no non vi regalano, vi danno una giornata sugli autodromi più belli d'Italia con una delle moto più belle del mondo, lei e la sua cugina Tuono. Quindi ragazzi fateci un pensierino perché vale veramente la pena. Complimenti ad Aprilia ancora una volta e non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!